Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Fiorentina-Napoli, oggi alle 18, la notte avrà portato consiglio al nostro mister per quanto riguarda la sostituzione degli indisponibili Politano e Kvaratskhelia e questa situazione in attacco. Andiamo a vedere le ultime di formazione, qualche considerazione tattica, ci aiuteremo con la lavagna qui dietro perché non dobbiamo fasciarci assolutamente la testa ma approfittare di determinate situazioni soprattutto per quanto riguarda la Fiorentina e come copre gli spazi. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina se passate per la prima volta magari sotto questo contenuto, così restate aggiornati a livello cronologico su tutto ciò che succede sul canale stesso e andiamo a vedere le ultime in casa Viola e in casa Napoli, poi passiamo alla lavagna tattica. Palladino conferma il suo 4-2-3-1 tra i pali De Gea, linea difensiva composta da Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens, in mediana pronti Adli e Cataldi. Sulla tre quarti Colpani è sicuro del posto, poi ci sono Gudmundsson, Sottil e Beltran per due posti, con i primi due leggermente in vantaggio. Nessun dubbio sul centravanti, sarà Moise Kean a condurre l'attacco. Quindi De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Adli, Cataldi, Colpani, Gudmundsson, Sottil e Kean, con il ballottaggio Gudmundsson, Beltran o Sottil. Beltran con Gudmundsson e Sottil però in vantaggio sull'altro calciatore, indisponibili Bove, Biraghi e Christensen. 4-3 in casa Napoli, a quanto si legge: Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus Olivera, Anghissalo, Bottica, McTominay, Neres, Lukaku, Spinazzola, con l'unico ballottaggio Spinazzola, Ngong. Questa mattina danno 55% Spinazzola, 45% Ngong. Indisponibili Buongiorno, Politano e Kvaratskhelia. Detto questo e viste le probabili formazioni, passiamo un attimo alla lavagna tattica qui dietro, ma prima di arrivare alla lavagna tattica volevo esprimere un attimo un parere. Io diciamo che all'inizio del match o nella prima frazione del match, i primi 45 minuti, non andrei a snaturare equilibri, posizioni, caratteristiche di calciatori, quindi io schiererei nel tridente d'attacco Neres, Lukaku, Ngong, visto che ce l'hai, lo provi a sinistra per poi vedere cosa succede e come si mette, perché diciamo che le carte poi per creare imprevedibilità e per cambiare un attimo dal punto di vista tattico ce le ha in panchina, quindi perché giocarsele subito e diciamo disfare un attimo la situazione per quanto riguarda il livello offensivo del Napoli e come stavamo attaccando la porta, tra virgolette, anche se qualcosa va migliorato, lo sappiamo tutti, però diciamo che tenersi un attimo un tantino di imprevedibilità e carte da giocare in panchina in questa partita, secondo me, sarebbe da fare. Vi spiego anche il perché. Passiamo alla lavagna tattica. Allora, nel caso, perché c'è sempre questa incognita, la Fiorentina ovviamente palla a terra, gioca come si deve, cerca di diciamo fare la partita nella metà campo avversaria, però può darsi pure che Palladino diciamo gli sia venuta la di Franceschite, così come è stato con il Venezia, e lo troviamo arroccato lì dietro. Quindi nel caso la Fiorentina diciamo resta bassa, studia il Napoli, saranno loro a studiare il Napoli e quindi noi nella loro metà campo c'è bisogno di una circolazione di palla molto veloce, c'è bisogno ovviamente dell'inserimento dei centrocampisti, così come i terzini che devono venire verso l'interno per creare una sorta di superiorità numerica e al limite andare al tiro dai 20 metri per cercare di sbloccare il match. Viceversa, se la Fiorentina quando perdiamo il pallone comunque la si vede che diciamo si riversa nella metà campo avversaria, cerca di dare pressione, è lì che dobbiamo approfittare della situazione, perché comunque è vero che la squadra di Palladino una mezza quadra l'ha trovata, però a livello difensivo ci sono un paio di situazioni che bisogna assolutamente sfruttare, ovvero quando la Fiorentina sale con i due centrali al limite qui, la linea di difesa comunque è molto alta e qui per andare a rompere le scatole nella metà campo avversaria. Noi dobbiamo cercare di recuperare il pallone qui e qui
e questa palla dovrebbe per far male con 2 passaggi finire in questa zona del campo e andare in porta tra i 2 centrali di difesa. Ovviamente detta così è molto semplice, dici vabbè, ma tu la fai troppo semplice. Può anche darsi, però noi dobbiamo essere molto bravi a recuperare il pallone in questa zona del campo, perché altrimenti la Fiorentina da qui in avanti può assolutamente far male, perché ha qualità, ha il tiro da fuori, ci sono calciatori che potrebbero rompere le scatole, quindi dobbiamo essere rapidi nella prima scelta di passaggio. Chiunque sia a recuperare il pallone qui, scarico sull'esterno, l'esterno qui deve leggerla comunque la situazione, o la punta che si inserisce oppure si crea questa situazione sulla fascia e saliamo augurandoci però con centrocampo ovviamente e tutta la squadra che diciamo appoggia l'azione offensiva. Io ad oggi sono più per un Napoli che potrebbe diciamo fare la Fiorentina attendista di turno e quindi giocare qui nella prima frazione di gioco per vedere la Fiorentina cosa vuole fare, se davanti al proprio pubblico ovviamente in casa vuole diciamo dettar legge o cercare di portare a casa la vittoria, perché quando gli lasci il pallino del gioco sono sì pericolosi in attacco, però lasciano voragini difensive delle quali poi si deve assolutamente approfittare. Quindi ecco perché schiererei un Gong e non Spinazzola, calciatori comunque un tantino più rapidi, soprattutto in campo aperto. Potrebbero fare la differenza. Neres ovviamente si commenta da solo. Neres è un calciatore che in campo aperto, con la Fiorentina che si arrocca lì dietro, qualsiasi diciamo sia la situazione in casa viola, Neres comunque si adatta e l'avversario lo salta comunque. Però di qua mi giocherei un attimo questo Hong Kong, anche perché c'è da analizzare l'altra situazione dal punto di vista difensivo. Sulla sinistra, sulla nostra fascia sinistra, andando secondo me ad inserire uno Spinazzola di turno davanti nel tridente ovviamente d'attacco. Ci è stato detto che Spinazzola comunque ha qualità offensive e quant'altro, non lo mettiamo in dubbio, assolutamente, non sto qui a far la croce a Spinazzola, però si potrebbero creare disastri qui, e per disastri parlo di automatismi comunque tra Juan Jesus, Olivera, Spinazzola, lo stesso McTominay che comunque dovrebbe militare in quella zona, e quindi mi coprirei offendendo con un calciatore che comunque alla fine l'ha sempre fatto, perché Ngonga è sicuramente più da reparto offensivo, ecco, di Spinazzola. Parlavamo di situazioni e imprevedibilità dalla panchina. Perché non schiererei Raspadori dall'inizio? Per diciamo tenermi quella carta da giocare in più, perché poi Raspadori andrebbe ad operare qui dietro la punta, anche se lo schieri dall'inizio e si legge la formazione, che ne so, Raspadori, Lukaku, Neres ad esempio, state sicuri che qua Raspadori non lo vedi, lo vedrai qui recuperare palloni. Quindi la fascia sinistra, a meno che Olivera non diventi Gulam all'improvviso e al limite si fa tutta la fascia e la scende tutta quanta fino a bordo campo, la utilizzeremo poco e niente. Però sulla stanchezza potresti avere poi quel calciatore dietro la punta, il trequartista che ti serve per diciamo aiutare Lukaku o Simeone, per lui nel caso Lukaku poi esca, venga sostituito e quant'altro. Comunque il trequartista dietro la punta è una situazione che a me non dispiace, però la userei a tempo debito e vedere prima come si mette il match. A questo proposito ci sono le parole di Michele Pazienza, che ovviamente mi trovano d'accordo.
Il modulo utilizzato da Conte non è un 4-3-3 puro, dice Michele Pazienza, ma un 4-2-4 o un 4-2-3-1. Serve un giocatore capace di giocare tra le linee e di fare da raccordo. Parla così Michele Pazienza, allenatore e doppio ex di Fiorentina Napoli, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Raspadori può giocare in profondità e sfruttando la sua tecnica e la sua velocità. Michele Pazienza è sulla situazione un attimo di Raspadori sulla tre quarti. Serve al Napoli un calciatore in grado di apportare maggiore imprevedibilità in fase di attacco e di impostazione. Con la Fiorentina ci saranno difficoltà diverse rispetto a quelle che il Napoli ha incontrato con il Venezia e con le squadre che si chiudono dietro la linea della palla. La Fiorentina è una squadra che gioca, organizzata, se lasci spazi sa far male. Il Napoli dovrà stare attento a giocare nella sua metà campo e non dovrà mai rinunciare all'equilibrio, impegnandosi a capire i vari movimenti della partita e a capire quando è il momento di colpire. Quindi siamo in linea con Michele Pazienza in questa situazione del non scoprirsi eccessivamente, perché poi non dobbiamo nemmeno incorrere nell'errore. No, ma noi dobbiamo fare la partita, calcio champagne, 30 tiri in porta, nella metà campo avversario. Siamo d'accordo? Partita che tutti i tifosi del mondo vorrebbero vedere, ma nel calcio c'è bisogno di equilibrio e contro una squadra del genere potresti pagare dazio, per quanto mi riguarda. Poi vedremo oggi come andrà il match, le ultime informazioni utili, diciamo, per la community, per chi è iscritto e per chi si iscriverà a questo canale. Oggi live post partita immediato, ore 20, e quindi saremo qui sul canale a sfogarci con la community, con voi in live e con i nostri ospiti. Considerazioni a caldo, appena finisce il match saremo qui e ci trovate ovviamente dal vivo. Sempre Forza Napoli, iscrivetevi al canale e non mancate stasera in live. Ciao!